Ciao, in questo video vedremo quali sono i principali piedini per la taglia cuci e quali lavorazioni ci permettono di fare. Ogni marchio ha i propri piedini, quindi verifica quali di questi piedini sono disponibili per la tua marca e per il tuo modello di taglia cuci. Per farlo ti consiglio assolutamente di rivolgerti a un negozio specializzato in macchine per cucire o un centro assistenza. Loro sapranno indicarti quali sono i piedini giusti per la tua macchina. Io ho una taglia cuci Yuki MO 654DE e questo cofanetto da 8 piedini che Yuki mi ha gentilmente inviato in omaggio da testare. Li ho provati tutti e in questo video ti riassumo le loro funzioni. Penso che tutti questi piedini possano essere acquistati singolarmente, quindi puoi valutare se fanno al caso tuo ed eventualmente acquistarli a parte senza acquistare tutto il box. Prima di vedere i piedini ti ricordo che se hai una taglia cuci e vuoi imparare a utilizzarla correttamente oppure se hai intenzione di acquistarne una a breve, c'è il mio corso di cucito online Impara a usare la taglia cuci e cuci la t-shirt. Imparerai a sfruttarla al meglio per realizzare finiture professionali sui capi che ti cuci, a settarla in maniera corretta, a risolvere in autonomia i principali problemi e cuciremo insieme una t-shirt replicando la tua t-shirt preferita. Trovi il link al corso con tutte le informazioni nel box descrizione sotto il video. Il box che ho io contiene 8 piedini con le rispettive istruzioni per l'utilizzo. Le istruzioni nel mio box sono multilingue, c'è anche l'italiano. Per ogni piedino sono indicate le istruzioni per montarlo sulla macchina, se può essere utilizzato solo per particolari tessuti, le impostazioni da settare sulla macchina come lunghezza, larghezza del punto, la regolazione delle tensioni per ottenere il punto corretto, i fili che possono essere utilizzati e poi le istruzioni passo passo illustrate. Per montare tutti i piedini nella macchina basta smontare prima quello standard cliccando sulla leva di disinnesto sul retro. Per montare il nuovo piedino faccio combaciare il perno del piedino con l'incavo del gambo. Abbasso la leva e il piedino si innesta. Se ho difficoltà a farlo innestare, sollevo leggermente sul davanti il piedino per aiutare l'innesto. Controlla sul tuo manuale di istruzioni come si smonta e si monta il piedino sulla tua macchina. Una volta montato il piedino, tieni sempre di fianco alla macchina a portata di mano le istruzioni per l'utilizzo del piedino e controlla sempre con attenzione tutte le impostazioni che devi settare sulla macchina. Segui passo passo tutte le istruzioni che sono indicate. Spesso i produttori di macchine per cucire e tagliacuci hanno anche un canale YouTube in cui puoi trovare i video passo passo per l'utilizzo dei vari piedini. Generalmente i video sono in inglese, ma con le istruzioni in italiano a portata di mano sono facilmente comprensibili. Ti consiglio di cercare quindi su YouTube il canale del tuo marchio e controllare se sono presenti dei video che spiegano l'utilizzo dei piedini per la tua taglia cuci. Sotto trovi l'elenco con i nomi di tutti i piedini che ti mostrerò in questo video in italiano e in inglese. Trovi anche i video di utilizzo che si trovano sul canale YouTube di Yuki relativi a questi piedini specifici. Se hai un altro marchio o un altro modello che non monta questi piedini, ti consiglio appunto di andare a cercare il canale. Alcuni piedini funzionano con 2 aghi, altri con uno o a destra o a sinistra. In alcuni piedini dovrai disattivare la lama, settare la lunghezza del punto o la larghezza del punto, settare il differenziale, cambiare la posizione della lama inferiore, modificare la pressione del piedino, modificare le tensioni. Nelle istruzioni di ogni piedino è indicato tutto quello che devi fare, attieniti a quanto scritto sul foglietto. È inoltre importantissimo fare prima alcune prove di cucitura con il tessuto che dovrai andare a cucire con la macchina settata nella maniera corretta. Ti renderai conto infatti che con alcuni di questi piedini e con alcune lavorazioni dovrai prenderci un attimo la mano e capire quali sono le impostazioni corrette per il progetto che devi cucire. Ricordati di utilizzare sempre un pezzo di scarto del tessuto che dovrai andare a cucire per renderti conto effettivamente dell'effetto del punto sul tuo tessuto e quindi sul tuo capo. Questi tutti i piedini contenuti nel mio box, disponibili per la mia macchina, a cui ho aggiunto il piedino universale già montato sulla macchina. Vediamoli ora insieme a uno.
Il piedino standard universale è il piedino che troverai già montato sulla macchina quando lo acquisti ed è quello che utilizzi sempre per cucire con la tua tagliacuci. Il mio piedino ha delle guide che mi possono aiutare a ottenere cuciture corrette. La prima guida rossa verso destra corrisponde alla posizione della lama. Queste in rilievo corrispondono alla posizione degli aghi, ago destro e ago sinistro. Il mio piedino ha inoltre una vite che tiene bloccata una guida. Questa vite può essere svitata in modo da spostare la guida. All'interno di questa fessura si può posizionare un nastro e fissare la guida per tenerlo in posizione. Vediamo ora i piedini opzionali che possono essere acquistati a parte, quelli quindi contenuti nel mio box. Questo è il piedino per orlo invisibile con guida universale che permette di eseguire simultaneamente il sorfilo e il punto invisibile sugli orli. Ha una grande guida e una vite nella parte superiore che può essere svitata per scegliere la posizione della guida. Questo piedino universale può essere utilizzato a 3 fili con ago montato a destra o a sinistra. All'interno del box ho anche un altro piedino per orlo invisibile che invece può essere usato solo con ago destro. Si riconoscono perché in questo posso notare le fessure per ago destro e sinistro, mentre questo ha l'apertura solo per l'ago destro. Io ho scelto di utilizzare solo il primo perché è universale e mi permette di fare 3 lavorazioni diverse: l'orlo invisibile, il punto decorativo flat lock, come viene chiamato in inglese, e le nervature. Utilizzato per l'orlo invisibile permette di fare sul rovescio un sorfilo e quindi prevenire lo sfilacciamento dell'orlo agganciando direttamente il tessuto e bloccando l'orlo sul dritto. Quindi non faccio il sorfilo del margine dell'orlo e poi lo vado a bloccare a mano con un punto nascosto, punto mosca o con la macchina per cucire, ma fa tutto direttamente la tagliacuci. Per realizzarlo seguo tutte le indicazioni contenute nel libretto di istruzioni. Stiro poi l'orlo verso il rovescio, per esempio a 4 cm. Una volta stirato l'orlo verso il rovescio, risvolto il tessuto in questo modo, in maniera tale che l'orlo spunti di mezzo centimetro, massimo 1 centimetro. Cucirò col lago destro e allineo quindi la mia guida di fianco al lago. Non deve essere in linea col lago, altrimenti il tessuto sul dritto non viene preso, ma neanche troppo lontano, altrimenti dal dritto vedrò delle linee invece che un piccolo puntino di filo. Più la guida è vicino al lago, meno filo vedrò dal dritto. Ti consiglio di fare varie prove con il tuo tessuto per trovare la giusta misura. Avvito per bloccarla in posizione. Vado poi a posizionare questa piega a contatto con la guida. Cucio tenendo sempre la piega a contatto con la guida. Apro e vado a stirare. Posso utilizzare questo piedino anche per il punto flat lock o punto decorativo piatto in italiano. Quello che otterrò sono queste lineette parallele da un lato e un sorfilo piatto dall'altro. Posso decidere quale dei due preferisco tenere sul dritto. Il sorfilo decorativo viene spesso utilizzato sul jersey, per esempio sulle felpe. Posso utilizzare sia l'ago destro sia l'ago sinistro. Con l'ago destro verrà un flat lock più basso, con l'ago sinistro più alto. Per il flat lock bisogna disattivare la lama e seguire come sempre tutte le indicazioni contenute sul manuale del piedino per impostare i valori corretti sulla macchina. Piego poi il tessuto tenendo conto del dritto del rovescio del punto e di dove scelgo che debba vedersi il sorfilo.
Vado a posizionare la piega del tessuto in corrispondenza della guida sotto il piedino. Una volta eseguita la cucitura, apro, tiro il tessuto e stiro. Infine con questo piedino posso realizzare delle nervature decorative sul tessuto come queste. Sul dritto si vedono in rilievo, sul rovescio vedrai delle cuciture parallele, oppure viceversa a seconda dell'effetto che vuoi ottenere. Anche per questa finitura seguo tutte le istruzioni contenute nel libretto di istruzioni del piedino. Piego poi il tessuto rovescio contro rovescio per avere la nervatura sul dritto e cucio. Per fare le nervature tutte parallele ti consiglio di segnare tutte le linee di piegatura a gesso sul tessuto prima di andare a cucire. Ecco le nervature. Posso andarle poi a stirare. Questo è il piedino per arricciature. Lo riconosci da questa leva qui sotto. Permette di inserire un tessuto sotto, quello che verrà arricciato grazie a questa leva, e un tessuto qui all'interno che invece non verrà arricciato. Ecco quello che permette di fare questo piedino. Avere un tessuto non arricciato cucito insieme a un tessuto arricciato. La tagliacuci cuce i due tessuti insieme e allo stesso tempo arriccia lo strato inferiore. Può essere molto utile per creare balze in jersey senza fare la filza prima. Lo monto sulla macchina e seguo tutte le indicazioni contenute nel foglietto di istruzioni per settare la macchina nella maniera corretta. Il pezzo inferiore, quello che sarà arricciato, deve avere un po' di margine in più. Deve essere quindi più grande perché ne va tagliato un pezzettino, circa 2-3 cm, in questo modo con le forbici. Vado poi a posizionare prima il mio tessuto da arricciare sotto il piedino, tirando sul piedino frontalmente o la molla sotto. Posiziono il tessuto in avanti sotto il piedino fino a pochi millimetri prima degli aghi. Prendo poi il tessuto e lo posiziono dritto contro dritto sull'altro tessuto. Lo inserisco all'interno di questa fessura fino agli aghi allineandolo con il tessuto sotto. Abbasso il piedino e cucio qualche punto ruotando il volantino per bloccare i due tessuti alla partenza. Cucio controllando sempre che tessuto superiore e inferiore non si spostino verso destra o sinistra. Se vedo infatti che il tessuto si sposta, cosa facilissima con il jersey, mi fermo, alzo il piedino e lo riposiziono. Ecco il risultato. Questa è la prima prova che ho fatto. Vanno fatte un po' di prove a mio parere per prenderci un po' alla mano e definire il giusto grado di arricciatura che ci garba. Questo è il piedino per inserire gli elastici. Ha una parte mobile frontale. Qui all'interno si inserisce l'elastico e c'è un rullo che lo fa scorrere. Qui c'è una vite che blocca una guida. Con questo piedino è possibile applicare elastici fino a 12 mm di altezza e questa guida serve per adattare il piedino a elastici di varie altezze. Trovo poi questa vite che serve per definire la tensione dell'elastico.
Avvitando l'elastico sarà più tirato e l'arricciatura sarà maggiore. Svitando l'elastico sarà meno tirato e l'arricciatura minore. Ecco quello che si può fare con questo piedino. Attaccare direttamente un elastico senza doverlo imbastire prima e scegliendo la tensione che preferiamo, svitando o avvitando la vite. Questo piedino può essere molto utile quando si cuciono costumi da bagno, per esempio, oppure se si deve applicare un elastico e fare un'arricciatura, per esempio su una manica o sulla vita. Permette di risparmiare tempo perché non si deve imbastire e permette di essere molto precisi perché l'elastico è bloccato su una guida. Il contro è che bisogna fare un po' di prove preliminari per trovare la giusta tensione. Anche in questo caso, una volta montato il piedino, setto tutte le impostazioni sulla macchina come indicato sul libretto di istruzioni. Ecco l'elastico che andrò a cucire. Come dicevo, si possono cucire elastici fino a 12 mm, ma l'ideale è utilizzare un elastico dai 5 agli 8 mm di altezza. Porto poi gli aghi in alto con il volantino. Sollevo il rullo frontale e sollevo il piedino. Inserisco poi l'elastico all'interno del piedino in questa maniera, tenendolo un po' lungo sulla parte dietro della macchina. Abbasso il piedino e abbasso il rullo frontale. Svito poi la vite della guida frontale per spostarla fino alla fine dell'elastico. Blocco la guida riavvitando la vite. Scelgo poi la tensione con la vite superiore. Se ruoto in senso orario, aumento la tensione dell'elastico e avrò un'arricciatura maggiore. In senso antiorario diminuisco invece la tensione dell'elastico e avrò una leggera arricciatura. Dovrai fare un po' di prove per trovare la giusta tensione dell'elastico che ti serve per il tuo progetto. Tiro sul piedino e la parte frontale del piedino per posizionare il tessuto sotto il piedino verso gli aghi. Abbasso il piedino e vado a cucire. Per agevolare la partenza posso fare dei punti a mano con il volantino prima e tenere l'elastico dal retro. Taglio poi l'elastico per uscire. Ecco l'elastico applicato sul tessuto. Ecco il piedino per piping, in italiano piedino per filettare. Il piedino ha un solco che permette di cucire il piping a uno strato o due strati di tessuto. Ecco il piping, una sorta di nervatura o filetto. Puoi comprarlo già pronto in merceria o crearlo tu con uno sbieco e un cordoncino inserito all'interno dello sbieco piegato a metà. Una volta applicato tra due tessuti si vede questo inserto tridimensionale all'interno della cucitura. È una finitura che a me personalmente piace moltissimo. Sul rovescio vedrai il sorfilo che rifinisce i due tessuti insieme, sul dritto vedrai il piping. Questa striscia che viene inserita tra i due tessuti. Puoi applicarlo sia a macchina sia a tagliacuci. Questo piedino ti aiuta a posizionarlo direttamente in tagliacuci velocizzando moltissimo il lavoro. Posso utilizzare entrambi gli aghi oppure l'ago di destra o l'ago di sinistra. Ecco il piping che applicherò io. Lo spessore deve essere massimo 2 mm. Anche in questo caso, una volta montato il piedino, setto tutte le impostazioni sulla macchina come indicato sul libretto di istruzioni. Posiziono poi il dritto del tessuto sotto il piedino, il piping che deve inserirsi nella guida, il tessuto superiore dritto su dritto rispetto al primo tessuto. Cucio controllando e sistemando man mano i due pezzi di tessuto e il piping. Alla fine taglio il piping e esco. Ecco il risultato. Questo piedino serve per applicare sugli orli fili di perline o paillette.
Io lo testerò utilizzando questo filo di paillette. Le perline e le paillette non devono avere un diametro maggiore di 4 mm. Il piedino ha 2 guide a destra che permettono di agganciare il filo e cucirlo sull'orlo, che viene allo stesso tempo rifinito in tagliacuci. Questo è il risultato. Tieni conto che ho utilizzato un filo nero, quindi la cucitura è molto visibile. Ti consiglio di utilizzare un filo coordinato con il tuo tessuto, addirittura un filo trasparente per fare in modo che la cucitura sia quasi invisibile. In questo modo le paillette risalteranno molto di più. Di questo piedino esiste anche una versione in miniatura che serve per applicare le bordature perlinate sulle curve. Si utilizzano esattamente nella stessa maniera, semplicemente questo è per orli dritti, questo per orli curvi. Una volta montato il piedino e settata tutta la macchina come indicato sul libretto di istruzioni del piedino, posiziona il filo con le paillette sulle 2 guide. Le paillette devono avere questo orientamento, quindi guardare verso il basso. Ho disattivato momentaneamente la lama e aperto il coperchio dei crochet per agevolare l'infilatura del filo. Tengo il filo dietro un po' lungo. Abbasso il piedino, riattivo la lama e chiudo il coperchio dei crochet. Faccio qualche punto a mano con il volantino per bloccare il filo nella cucitura. Alzo il piedino e posiziono il tessuto vicino agli aghi. Abbasso il piedino e cucio. Alla partenza tengo il filo da dietro. Alla fine taglio il filo pernilato ed esco. Ecco il risultato sul dritto e sul rovescio. Ecco infine il piedino per inserire un cordoncino all'interno dell'orlo arrotolato in tagliacuci. Il piedino ha 2 guide, una qui e l'altra qui, che ti permettono di inserire un filo cordoncino sottile tipo questo. Questo è quello che si può ottenere. Un orlo sorfilato con punto arrotolato in tagliacuci con inserita all'interno un'anima semirigida che permette di avere un bellissimo effetto onde strutturato. Una volta montato il piedino e settata tutta la macchina, alzo il piedino, apro il coperchio dei crochet e disattivo la lama temporaneamente. Prendo il cordoncino in questo modo e lo faccio passare prima in questa guida posteriore e poi in questa guida anteriore. Riattivo la lama e chiudo il coperchio. Abbasso il piedino e cucio per qualche centimetro per verificare che il punto arrotolato avvolga il mio filo. Prendo quindi il tessuto, in questo caso sto utilizzando una licra, alzo il piedino e lo posiziono sotto. Vado a cucire. Se voglio un effetto onde accentuato, tiro un pochino il tessuto. Ecco il risultato, un orlino arrotolato con dentro un'anima che mi crea un orlo con effetto strutturato. Ecco, questi sono tutti i piedini che ho testato. Quali di questi piedini conviene acquistare a mio parere? Dipende dalla tipologia di capo che cuci più frequentemente. Valuta il rapporto vantaggio-prezzo. Quanto un determinato piedino può aiutarti a velocizzare e semplificare la lavorazione che devi fare? Quanto spesso fai questa determinata lavorazione? Per quello che cucio io personalmente trovo per esempio utile il piedino per orlo invisibile, anche se finora ho sempre fatto il sorfilo e poi ho cucito a mano l'orlo sul capo. Questo piedino però potrebbe essermi utile anche per fare le cuciture flat lock, per esempio sul jersey o visto che ultimamente sto cucendo molti capi in jersey, sulle felpe, eccetera, eccetera, oppure per fare le nervature decorative che abbiamo visto. Oppure potrebbe essermi utile il piedino arricciatore per arricciare i capi in jersey. Ultimamente appunto cucio tanti capi in jersey e mi capita spesso di dover cucire delle balze arricciate. Il piedino arricciatore potrebbe aiutarmi a velocizzare e semplificare molto il lavoro. Personalmente mi è stato molto utile vederli e testarli tutti per capire le possibilità che offrono questi piedini e spero che questo video ti sia stato utile per avere una panoramica generale
generale e sapere che questi piedini esistono. Io stessa per esempio non sapevo dell'esistenza di molti di questi piedini prima, quindi al momento magari non hai la necessità di acquistare nessuno di questi piedini, però sai che esistono e quindi se in futuro dovesse capitarti di realizzare una di queste lavorazioni, sai che esiste un piedino che la velocizza e la semplifica. Per questo video è tutto, spero ti sia stato utile, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video e ci vediamo presto. Ciao!